La frecciata di Luciano Spalletti all'Inter e in particolare a Simone Inzaghi non mi è piaciuta proprio per niente, davvero, davvero per niente. Inelegante, inopportuna, senza senso, ancora più grave secondo me perché arriva dal commissario tecnico della nazionale, dal CT, non da un allenatore qualsiasi, da un CT che è quindi anche espressione della FIGC, della federazione, mentre la Procura federale deve ancora esprimersi su questo caso, su quello che è successo, su questa inchiesta. Vi faccio ascoltare le parole e poi le commentiamo insieme. È successo che qualcuno mi abbia telefonato per queste cose e l'ho trovata una cosa molto nuova che mi ha sorpreso, perché poi non lo so quali siano stati i rapporti precedenti. Uno si telefona e non lo conosci, non ci hai mai avuto a che fare. Penso sia difficile poterci scambiare parole. Ecco, io rispondo a tutti, anche ai numeri che non conosco, però poi so riattaccare. Però poi so riattaccare. Questo è l'intervista che ha rilasciato Luciano Spalletti a Rai Sport poco prima della gara contro il Belgio. Adesso ne parliamo con calma in questo nuovo episodio. Ben ritrovati amiche e amici passione interisti, vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale così non vi perdete neanche uno dei contenuti che vi portiamo ogni giorno qui sul nostro canale con le nostre live e non soltanto. Qui su Passione Inter, lo sapete, non ci piace andare a fare le polemiche, ci sono altri canali che vivono solo sulle polemiche, su queste cosucce e li lasciamo fare, a noi ci piace portare contenuto. Però questo modo di fare di Spalletti mi ha molto infastidito, lo ammetto. Ne avevamo già parlato nella scorsa live, ma volevo riparlarne perché a me intanto chi si dà questa aura, diciamo, di superiorità, così già tendenzialmente non lo digerisco. In più, se poi c'è una base di incoerenza, su certi aspetti, di populismo un po' e anche tanta imprecisione, si crea proprio un mix letale che mi impone di parlarne. E Spalletti è riuscito in questo caso, scherzavamo un po' anche nel club di Passione Inter con i nostri sostenitori, è riuscito nella rara impresa di farmi essere d'accordo con Sandro Sabatini, giornalista che abbiamo citato spesso con delle posizioni che non condivido molto spesso. Stamattina invece ho visto uno spezzone di un video del giornalista Sabatini appunto che di fatto dice le stesse cose che ho detto anch'io ieri nella diretta per chi ci ha seguiti e per chi ne stava parlando con noi appunto. Di base, quindi facciamo ordine, di base, mettiamola così, un fondo di verità e di giustizia in quello che dice Spalletti c'è, nel senso che tendenzialmente di base possiamo dire che nel suo discorso che fa potrebbe aver ragione, perché con personaggi di un certo tipo attaccare il telefono e non volerci avere nulla a che fare è un comportamento giusto. In un mondo ideale, che è quello che tutti vogliamo assolutamente, verso cui dobbiamo tendere, deve essere così e questa gente va tagliata fuori fin da subito, assolutamente. Ma qua ci sono alcuni nodi fondamentali da trattare. Il primo è che Spalletti, come dicevo anche in apertura, non è un semplice allenatore, ma è il commissario tecnico della nazionale. È una posizione differente, è espressione della federazione, per cui poi andiamo anche a giocare. Lui ha un ruolo comunque in cui io mi aspetto una posizione super partes, cioè al di sopra delle parti e quindi più ampia possibile. Gli do una piccola attenuante da questo punto di vista che un commissario tecnico voglia provare a fare anche un po' il riferimento dei comportamenti modello, cioè vuole dare un po' la lezione a tutti gli allenatori in Italia di come ci si deve comportare in questi casi. Gli posso concedere questa attenuante, ma da un allenatore, una persona come Spalletti, che è sempre molto filosofico, le sue dichiarazioni, le sue conferenze stampa sono sempre con frasi lunghissime, interminabili, che molto spesso non si capisce nemmeno dove voglia arrivare e nemmeno il senso di tante cose. Ecco, in questo caso invece, guarda caso, è stato molto netto, molto diretto, soprattutto con la chiosa che sottolineavo prima, so anche riattaccare quella battuta lì, una battuta da buon toscano, gliela passiamo uno scivolone che gli è capitato, un eccesso di narcisismo per farsi ancora più bello, più forte? Non lo so. Comunque è una frase, una dichiarazione che lo mette nella posizione di giudicare Inzaghi e non solo. E questo ci porta ad un altro punto. Giudica Inzaghi basandosi su
poche intercettazioni che sono uscite, che sono state secondo me anche strumentalizzate dai vari media, in un procedimento in cui Inzaghi ad oggi, Inzaghi così come gli altri interrogati, perché vale anche per Calabria, anche se si sta parlando solo di Inzaghi in questo momento e degli interisti, ma sono persone che sono informate sui fatti, non sono indagate. L'Inter è vista parte lesa in questo momento e questo è sempre bene ribadirlo. Questo è un fattore determinante e aggiungo, Inzaghi comunque in queste intercettazioni sta parlando con il capo della curva, che per quanto ne può sapere Inzaghi nel momento in cui ci sta parlando, si può sospettare delle cose, si possono sospettare delle cose, è vero, ma finché non ne hai le prove certe che devono arrivare, stanno arrivando adesso con gli arresti, stai parlando comunque con un tifoso che è sì il capo di un gruppo organizzato, con vari lati oscuri, con dei problemi che sono venuti fuori ufficialmente dopo, ma comunque è un tifoso con cui sta parlando per riuscire ad avere per la sua Inter il massimo del supporto in termini di calore dei tifosi nelle finali di Coppa Italia, soprattutto di Istanbul in Champions League. Quindi è molto diverso il contesto, ecco, delle dichiarazioni. E Spalletti è già arrivato invece con queste parole a decretare che ci sono stati dei comportamenti non regolari e non legali, prima ancora che finiscano gli interrogatori, prima che finiscano tutte le indagini e che la procura federale addirittura acquisisca gli atti. Quindi se Spalletti a questo punto sa qualcosa in più di tutti gli altri, potrebbe anche denunciare tutto e accelerare tutte le varie operazioni. Ci vedo un giustizialismo molto severo da questo punto di vista da un commissario tecnico che invece, correggetemi se sbaglio, ma sul caso scommesse adesso non vorrei sbagliare, ma me lo ricordo un pochino più abbottonato forse, o comunque sulla convocazione di Fagioli per esempio non sono stati espressi problemi, mentre si faceva fuori chi giocava con la PlayStation a livello di gravità di comportamenti eccetera. Poi sta facendo molto il giro sui social in questo momento una foto, un video anzi di 2023 se non sbaglio, Spalletti che incontra tifosi del ultras del Napoli che gli hanno riportato in regalo, il volante di una Panda perché gli era stata rubata una Panda e non c'è nulla di male. Un contatto con i tifosi, lui che ha detto sa anche riattaccare il telefono, giustamente in questo caso non l'ha riattaccato, ma mi sorprende un po' un'immagine in cui tutti i tifosi sono incappucciati per non farsi riconoscere. A livello di opportunità, ecco, anche questo diciamo sta incontrando dei tifosi che c'è di male a farsi vedere in faccia, se non hai nulla da nascondere, se siete tutti tranquilli, puliti, eccetera. Se si vuol fare giustizialismo, se si vuol fare così la morale, allora anche questo è un comportamento un po' borderline, ecco. Si poteva riattaccare il telefono anche qua forse se non vuoi essere, se non ti vuoi far vedere in faccia, ecco. Sul Corriere dello Sport però, su queste vicende qua, c'è un editoriale di Cristiano Gatti che, si schiera sostanzialmente dalla parte di Luciano Spalletti. La sostanza potete recuperarlo sul Corriere dello Sport, il commento sulle pagine dell'Inter sostanzialmente. La sostanza è che, secondo Cristiano Gatti, diciamo tutti quanti hanno sempre trattato la questione ultra con una rassegnazione che non è accettabile, senza fare nulla e adesso tutti quelli che prima erano rassegnati ora sono i primi a fare un moralismo, isterico e peloso, una cosa del genere viene detto. Mi sono appuntato poi un passaggio, eccolo, dove dice: non è normale che adesso società e squadre cadano dal pero e quindi standing ovation a Luciano Spalletti. Ma a me sembra che il primo a cadere dal pero sia proprio Luciano Spalletti, se sentiamo le sue dichiarazioni dicendo che lui non sapeva nulla di queste cose e non ne sapeva nulla. Quindi anche qua un po' di dubbio. Poi Gatti aggiunge: agire tocca a chi detiene la responsabilità, anche a costo di non essere simpatico al caloroso pubblico o di perdere il posto. Certo che può diventare rischioso, ma va fatto. Il primo semaforo rosso agli ultra deve arrivare da dirigenti, allenatori e giocatori. Tenersi gli ultra in linea non è normale, normale è sbattere giù il telefono, si tratta di scegliere se fare sempre quello che conviene o quello che è giusto. Molto duro anche il commento di Gatti qua, tutto bello, tutto bravo, molto bene, ok, un discorso che strappa sicuramente applausi da tante parti. Ma qui in pratica si sta dicendo che di fronte ad un'organizzazione con infiltrazioni mafiosi come è venuto fuori adesso, un allenatore da solo deve essere in grado di combattere e di lottare a costo di rischiare per sé, il posto di lavoro, per la propria famiglia e tutto il resto. E non devono essere quindi invece le istituzioni a far sì che allenatori e non solo non siano soli in questo percorso. E per questo lo dico, lo sottolineo perché, e andiamo in chiusura, il vero punto è che i fatti devono essere ancora del tutto accertati. Ripeto, o sanno qualcosa
sia Gatti che Spalletti, che magari potrebbero contribuire ad accelerare le operazioni, ma devono essere ancora accertate tante cose. Sul Corriere della Sera, per esempio, veniva riportato che tutta la gestione dei biglietti e del rapporto con la curva era comunque poi segnalato dalla società anche alla Digos tramite PEC, quindi tutto tracciato per poi arrivare, forse anche quello ha contribuito ad arrivare ai 19 arresti che ci sono stati, ma arresti che ci sono stati dopo l'ultimo omicidio con una svolta improvvisa, altrimenti senza di quello chissà quanto sarebbe andata avanti ancora la situazione senza interventi drastici. E Inzaghi quindi da solo, che in questo momento ripetiamo Inzaghi è parte lesa e non indagato, va messo così nel mirino anche a livello mediatico con delle dichiarazioni del commissario tecnico. Io personalmente non sono d'accordo, secondo me è stato Spalletti molto molto inopportuno e non a caso, scrive la Gazzetta dello Sport, l'Inter e Inzaghi giustamente non hanno gradito queste esternazioni. Fatemi sapere un po' che ne pensate ancora voi. Uno scivolone glielo concediamo, però in una situazione così delicata, così come sei in grado di riattaccare il telefono, potresti anche essere in grado di glissare eventualmente, se non sei così convinto o se non sai nemmeno così bene di quello di cui stai parlando. Vi aspetto nei commenti, vi aspetto nel club di Passione Inter, www.passioneinter.club, se vi va di supportare il nostro progetto, ma soprattutto di entrare a far parte di una grande community con interisti da tutto il mondo. Vi lascio un altro approfondimento dove parliamo di calcio nel link che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.